Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Quest'anno ho deciso di disertare EICMA per una serie di fattori. Il primo è che l'unico giorno libero che avrei avuto per andarci era la domenica e per farmi tornare ad EICMA di domenica, come fatto in alcuni anni passati, mi devono pagare, eppure profumatamente aggiungo, dato che il numero di persone impedisce di girare per bene i vari stand. Il secondo fattore è dato dalle poche novità, con qualche contentino dalle case JAP che propongono nomi iconici, abbinandoli però a soluzioni troppo razionali e dettate da economie di scala e appunto razionalizzazione delle risorse, direi di un bel po' di stampo automobilistico, e che personalmente da appassionato non mi spingono a prendere un treno o a macinare centinaia di chilometri, ma bensì ad aspettare che arrivino direttamente nelle concessionarie. Il terzo e ultimo fattore è la consapevolezza di assistere per di più ad una cinese EICMA. Già nelle precedenti edizioni ho notato una presenza sempre più massiccia di case cinesi che hanno trovato in Italia il cavallo di Troia perfetto per uscire dai confini nazionali ed entrare sul mercato europeo. Il 90% di queste case produce modelli che non mi interessano, dai piccoli 125 quattro tempi, perfetti per chi comincia a 16 anni e vuole spendere poco, per arrivare poi alle moltitudini di scrambler, caffè racer e turistiche da 500 cm3. Moto economiche con motori adatti anche a chi ha solo la patente A2, ma che non accendono in me alcuna scintilla. Dopo il successo commerciale di QJ, sfruttando il marchio Benelli per rompere la diffidenza verso le moto cinesi, sono tanti i marchi che hanno trovato nel bel paese terreno fertile per proporsi e proliferare. Mi viene in mente il marchio Voge, proveniente dal colosso Loncin, che a colpi di schermini colorati e poche idee entusiasmanti stanno prendendo quote di mercato soprattutto con la Valico 500. Quest'ultima, dopo averla provata, vi posso dire che è comunque un progetto molto più valido della Benelli TRK 502, ma comunque asettico e con linee scopiazzate, così come la 300 Rally, presa di sana pianta dalla Honda, inoltre con caratteristiche molto simili a quest'ultima, ma l'aspetto che la rende ovviamente interessante è un prezzo molto inferiore rispetto alla Rally dell'Ala. E adesso a EICMA per salire di cilindrata dopo la monocilindrica e parzialmente interessante Valico 650 DSX, ecco arrivare la Valico 900. Sia la 650 che la 900 utilizzano motori Loncin, che hanno equipaggiato e che equipaggiano le più blasonate moto bavaresi, entrambe con design che direi già visti, per essere gentile. Moto Morini con la X-Cape e le 6,5 ricerca la stessa formula di Benelli e che al momento sembra anche funzionare osservando i numeri di mercato in crescita. CF Moto, sfruttando la joint venture con KTM, si fa sempre più largo all'interno del mercato motociclistico. Inoltre, grazie al supporto Keyway, altra branca di QJ in binomio con Benelli, crea un ennesimo marchio che produce sempre moto naked di media cilindrata senza anima e molti altri stand di cui non mi va di ricercare informazioni, ma vi assicuro che sono tanti e tutti molto simili tra loro, per non dire uguali. In tutto questo decadentismo motociclistico, ecco arrivare come un faro in lontananza nella piena tempesta il marchio Kove, un'altra cinese che, se da un lato sforna modelli come i sopracitati, copiando persino la colorazione del BMW GS sulla sua turistica media, dall'altro propone progetti molto interessanti sulla carta. Il suo approdo in Europa fu prima annunciato con il nome Excel, poi diventato Kolov, onestamente non so come si pronuncia, che è il nome poi originario dell'azienda, nata in Tibet nel 1995 e che pian piano è cresciuta nel mercato cinese, arrivando nel 2017 alla decisione di fondare il marchio Kove con la missione di dare vita ad un sogno, ossia di creare moto ambiziose e votate anche alle competizioni. Questo è il DNA che ha voluto mettere in questa azienda Zhang Shui, il fondatore appunto del marchio Kove, che recentemente ha depositato questo nome anche per il mercato americano, australiano, malese, neozelandese e delle Filippine, mentre in Europa è già registrato e il lancio dopo quest'ultima edizione di EICMA sembra essere finalmente prossimo. Attualmente questa Kove, sotto mentite spoglie, sta già distribuendo i propri prodotti in Europa, ad esempio la spagnola Macbor Montana XR5 o la ceca Java RVM 500. Nient'altro non sono che Excel 500i. Non voglio soffermarmi però sui prodotti base di cui già ci sono milioni di cloni, ma bensì su ciò che mi ha spinto a realizzare questo video per parlare di questo marchio, oggi diventato la quarta potenza del mercato cinese per quanto riguarda il segmento moto. La storia dietro al fondatore Kove è quella da motociclista romantico, di quelle che hanno regalato grandi marche ai motociclisti di tutto il mondo partendo dal nulla, armati solo di tanta passione. Tutto parte dal sogno di un bambino di nome Zhang Shui che vuole diventare un pilota, sogno che purtroppo
marchio si infrangerà molto presto, data la poca disponibilità economica della famiglia. Per rimanere però dentro al mondo delle corse che ama, decide, crescendo, di diventare un meccanico. Un piano semplice nella sua ideazione, ma ricco di sacrifici che portano però, come nei migliori film di Hollywood, a lieto fine. Nel 2007 Sue, dopo essersi fatto apprezzare come meccanico, diventa pilota nel campionato di motocross cinese. Non porterà a casa risultati da campione, ma si rivelerà comunque un buon pilota, ma un ancor migliore meccanico. I suoi motori giravano bene e, uniti al suo pallino per la leggerezza, lo portano nel 2009 a prestare le sue competenze ad un'azienda costruttrice di moto, dove per ben 4 anni continua la sua gavetta, accumulando così esperienza che poi riverserà nel 2013 nella costruzione della sua prima moto. Avvia una piccola fabbrica con pochissimo personale, dove in prima persona Sue segue praticamente tutti gli aspetti produttivi e post vendita e arriva nel 2017 al grande passo. Infatti, con il supporto di Kolov, il marchio Excel si tramuta in Kove e si presenta subito con voglia di dimostrare e far toccare con mano i propri prodotti che, a detta del fondatore stesso, sono fatti direttamente in casa sotto vari aspetti, come motori, telai, scarichi e serbatoi. Arriviamo così ai modelli che almeno sulla carta mi hanno fatto dire "Ah però, ce ne sono per tutti i gusti", a partire dalla piccola sportiva 400 dotata di motore 4 cilindri di produzione propria, con una velocità massima dichiarata di 220 km/h e dal peso di 160 kg a secco. Quello che Kawasaki con la Ninja ZX25R e con l'annunciata ZX4R non è riuscita a fare, non per incapacità, ma perché purtroppo le normative anti-inquinamento impediscono di importare questi modelli che al momento sono prodotti esclusivamente per altri mercati. Voglio anche segnalare che il marchio Kove con un'altra piccola sportiva prenderà parte l'anno prossimo al campionato Supersport 300, ossia la 321 RR, che andrà a scontrarsi con le Yamaha R3 e Kawasaki Ninja 400. È un bel biglietto da visita impegnarsi su più fronti nell'ambito racing per i più esigenti e viziati motociclisti europei, e trovo che cimentarsi in una competizione come la Supersport 300 con le sole proprie forze sia molto più ammirevole rispetto ad una CF Moto in Moto 3 ribrandizzata KTM poi alla fine, come è accaduto con GasGas. Il racing però non finisce qui, infatti subito dopo EICMA hanno addirittura lanciato un video per lavorare con loro come meccanico. L'obiettivo è fare bella figura alla Dakar con una moto che, come nel caso della 321 RR, sarà acquistabile presso le concessionarie. Stiamo parlando della 450 Rally, un'altra atipica novità per una casa costruttrice cinese che propone una rally per tutti, da più di 50 cavalli nella versione base e di quasi 55 nella versione rally. I prezzi sembra che saranno aggressivissimi, come da tradizione cinese, e su una moto del genere, visto le proposte estremamente più costose, potrebbero renderla molto appetibile agli amanti del fuoristrada. Tutto al più se raccoglierà risultati interessanti alla Dakar. Sembra che la base da 145 kg a secco, serbatoio da 15 litri e sospensioni con escursione da 260 mm all'anteriore e di 250 mm al posteriore si inquadrerà in un prezzo attorno agli 8.000 euro, mentre la rally arriverà invece vicino ai 10.000, con però qualche cavallo in più, escursioni importanti pari a 305 mm all'anteriore e 300 al posteriore, 31 litri di serbatoio e torretta da rally. Considerando che KTM per una moto da rally arriva attorno ai 30.000 e che anche l'italiana Fantic XEF Rally si propone a 16.490 euro, sembra che questa rally cinese potrà aggredire comunque questa nicchia di mercato. Arriviamo adesso al pezzo forte, l'annunciata 800X Super Adventure, che ha fatto cadere la mascella a molti appassionati di maxi enduro e mototurismo. Ha un motore bicilindrico fronte marcia che sembra di stampo KTMistico, capace di erogare 96 cavalli e 80 Nm di coppia su un peso in ordine di marcia di 183 kg, un risultato unico nel suo genere, considerando che KTM con l'890 Adventure ferma la bilancia a 196 kg di peso a secco, mentre l'Africa Twin 1100 arriva a 229 kg in ordine di marcia. Inoltre la Super Adventure monta cerchi a raggi tubeless e sembra che si inquadrerà, secondo voci ufficiose, attorno ai 9.000 euro. Quello che insospettisce sono dei prezzi così ridotti a fronte di numeri così tanto buoni e attorno ai quali nemmeno le case più blasonate sono riuscite ad arrivare, almeno in termini di maxi adventure. Ci saranno degli incentivi statali cinesi per l'azienda costituita di recente? Non si sa, ma sicuramente con questi prezzi e questa qualità potrebbero stravolgere i piani dei costruttori nipponici ed europei. Quando potremo toccarle con mano in Europa? Il CEO ha dichiarato che probabilmente tra 6 mesi saranno operativi e in quel momento inizierà la sfida più difficile per Kove, ossia
offrire una rete di vendita e assistenza adeguata ad un marchio che ambisce a ricercare lo status di moto premium. Sapete, finché uno investe cifre tra i 6.000 e i 7.500 euro, diciamo che accetta il rischio di prendere una mediocre moto cinese che potrà soddisfare o meno le necessità di chi le compra. Non è raro trovare parecchi usati freschi che non hanno soddisfatto le aspettative degli acquirenti o che magari l'hanno fatto, ma comunque dopo averci preso la mano, per i meno esperti, ad un certo punto diciamo che hanno iniziato a stare stretti con le prestazioni di queste moto poco più che oneste. Ma salire comunque con un budget attorno ai 10.000 euro fa pensare su due volte se vale la pena acquistarla o meno. Comunque si sta iniziando ad investire in una cifra considerevole. Ma se a questo punto la bontà dei prodotti dichiarata così da Zhang Shui sarà in futuro confermata e soprattutto supportata anche qualora dovessero esserci problemi da tutti i servizi in maniera capillare, che appunto sono in grado di erogare le case più blasonate, allora perché non farci un pensiero? Assolutamente. Aggiungo anche un mio personale dubbio sulla bontà dei materiali leggeri, dato che in questo caso potrebbero aver ottenuto un simile risultato non tanto per l'utilizzo di materiali nobili o soluzioni tecniche particolari, che comunque andrebbero a far lievitare di parecchio i costi, ma più per materiali troppo fini e non per bontà appunto del materiale stesso, ma proprio per un utilizzo magari di leghe più leggere, ma proprio perché c'è meno quantità di materiale in quella lega. Di conseguenza sarebbe più delicato e ciò renderebbe anche più comprensibile un simile prezzo d'assalto, anzi dei simili prezzi d'assalto, considerando poi che l'azienda è stata costituita comunque da così poco tempo. Il rischio di inciampare anche per un brand agguerrito come Kove è molto alto. Personalmente, a differenza di altri marchi che ho provato più per diritto di cronaca che per curiosità, questa Kove l'aspetto maggiormente e mi piace la filosofia che sta adottando e non vedo l'ora di poterla toccare con mano e magari anche provarla. È un marketing molto aggressivo, molto romantico, mi piace e vediamo adesso che risultati otterrà nell'ambito più difficile del racing. La sfida comunque è lanciata e spero che spinga le case di ogni continente e nazione a battagliare a colpi di modelli più passionali e tecnicamente evoluti, piuttosto che alle standardizzazioni che la maggior parte dei costruttori di tutto il mondo ci sta propinando. Fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre considerazioni sul mercato motociclistico odierno, su marchio Kove, vi interessa, vi può interessare o meno, lo conoscevate già prima di questo video? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Inoltre, qualora non vi foste iscritti, vi invito a farlo per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Basta cliccare sul pulsante iscriviti e cliccare sulla campanellina, così ti arriva la notifica e non ti perdi niente. Se questo video vi è piaciuto, lasciate anche un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici, magari scoprono un marchio nuovo che prima non conoscevano. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!